tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Manuzzi. Siamo qui per la conferenza pre-gara di Bari-Cesena, match valido per la 11ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao, buongiorno Michele. Allora, vieni da 3 vittorie consecutive, di cui 2 in trasferta. Adesso torni a casa tua, perché Bari è casa tua. Però troverai una squadra che magari in classifica non è messa benissimo, però viene da 2 vittorie consecutive in casa. Quindi difficoltà, ecco, come si batte il Bari? Ma lo sapete, le partite di Serie B non sono mai scontate, nemmeno quando non è il caso nostro, ma una squadra forte, magari alta in classifica, affronta una squadra bassa in classifica, perché le squadre hanno tutte dei valori, perché qualcuno è riuscito ad esprimerle un po' di più, qualcuno un po' di meno, però il Bari è una squadra costruita con una logica e con dei giocatori di categoria, che non è partita benissimo, però nelle ultime partite in casa ha fatto risultato, ha fatto punti, e andare a giocare a San Nicola è comunque sempre complicato, quindi noi dobbiamo cercare di portare dentro quelle che sono le nostre qualità, che sono l'umiltà, lo spirito di squadra, la voglia di vincere duelli, che poi ce ne sono, che poi sono le caratteristiche più importanti per una squadra come la nostra, che sono quelle che abbiamo dimostrato di avere fino ad oggi. Ecco, c'è un discorso da fare sui recuperi, sul calendario, eccetera. Chiaro, non è colpa del Bari, ci mancherebbe altro, però c'è una grossa differenza nell'avvicinamento a questa partita. Quanto pensi possa pesare e che valutazioni forse hai già fatto e farai? Io spero che i ragazzi, quelli che hanno giocato più minuti, abbiano recuperato. Rispetto alla partita tra Sudtirolo e Carrara abbiamo avuto 2 giorni in più di recupero, e dobbiamo per forza comunque pensare dobbiamo fare un altro viaggio, che anche questo probabilmente porta un po' di disagio, però sotto certi aspetti non capisco come la Juve Stabia non siano riusciti a farla giocare, perché esistono anche altri campi, c'è la possibilità di giocare a porte chiuse, insomma. In trasferta può giocare, in casa no, però mi adeguo come sempre, e questo è il calendario, e noi dobbiamo, con le forze che ci sono rimaste, con quelle che abbiamo, comunque andare a fare del nostro meglio a Bari. Ritorno al Bari, una piazza che conosci benissimo, sai che hanno un entusiasmo enorme quando la squadra va bene, possono venire anche in 40.000 allo stadio, ma quando le cose non vanno bene è molto critica, al di là della contestazione con la società. Ecco, visto i risultati altalenanti di questa stagione, sicuramente al di sotto delle aspettative del pubblico di casa, che ambiente ti trovi proprio a livello di clima a San Nicola? La tifoseria del Bari è una tifoseria che ama in maniera viscerale la sua squadra, e quindi la supporta sempre. Poi è chiaro che magari nei momenti in cui i risultati vengono meno possono essere dei cali di affluenza magari allo stadio, ma per quello che so io la tifoseria è più arrabbiata con la società magari che con la squadra. Poi le aspettative sono sempre molto alte, però fondamentalmente non è un problema che dobbiamo affrontare noi, che dobbiamo farci carico noi, e noi sappiamo che troveremo una squadra che ha bisogno, è affamata di punti, come dobbiamo esserlo noi, perché 20 punti non sono sufficienti per finire il campionato, e ogni partita è un'occasione per farli, e dobbiamo isolarci da tutto quello che c'è intorno e cercare di mettere in difficoltà sul campo, perché poi quello che per me conta è il campo. Buongiorno mister, rispetto alla partita di martedì recuperi qualcuno? Sono gli stessi ragazzi che c'erano appunto contro la Carrarese? No, sono gli stessi, non vorrei fare gaff, ma mi sembra sono gli stessi, quelli che hanno giocato, ti ripeto, e qualcuno aveva fatto 2 partite molto ravvicinate, però di massimo i ragazzi
sono allenati e stanno bene, quindi quando i risultati vengono fai anche più velocemente a smaltire la fatica, per cui in linea di massima siamo tutti. Bene, bene. Ascolta, dopo 10 partite ormai hai il polso della situazione, no? Questa è la squadra che ti aspettavi di avere a questo punto del campionato, o forse anche un po' di più, perché insomma sei secondo in classifica. Probabilmente all'inizio non avresti mai pensato di poter avere risultati del genere. Ma io penso che i risultati siano frutto di un atteggiamento, di uno spirito, di quello che i ragazzi portano all'interno della gara. Poi ci sono e ci saranno sempre delle partite difficilissime, piene di insidie, ma questo è un campionato dove a maggior ragione devi avere sempre spirito di squadra, voglia di combattere, voglia di lottare, cioè devi impiantare delle radici molto profonde. Una volta che hai fatto quello, poi gli episodi a volte determinano il risultato, però se impianti queste radici come sembra che stiamo facendo noi, sotto l'aspetto dell'atteggiamento, dello spirito, della voglia di sacrificarsi l'un con l'altro, la voglia di correre per il compagno, della voglia di, quando subentro, di dare ancora di più di quello che darei se fossi all'inizio, allora poi raccogli qualcosa. Nella partita con la Carrarese hanno messo lo zampino nell'azione dei gol 2 giocatori che giocano di meno, come Piacentini nell'azione del rigore poi e Diao. Ecco, se Piacentini possiamo dire che credo che sia un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che quando lo chiami è sempre pronto. Per Diao come allenatore cosa si può fare ancora sul ragazzo per poter tirare fuori le potenzialità che probabilmente ha, però al momento fa ancora fatica se non a sprazzi? Piacentini lo conosciamo tutti, adesso credo che sia il 3° anno qua a Cesena, è un giocatore forte, affidabile, sempre pronto, può fare tutti i ruoli della difesa che utilizziamo noi, per cui l'anno scorso nella parte finale della stagione ha giocato le partite più importanti, mi viene in mente quella in casa con lo Spezia, quella in casa con il Pisa, mi viene in mente la partita a Catanzaro, quindi è un giocatore che per me è un titolare, cioè, e non ho pensieri nel momento in cui gioca. Diao è un ragazzo diverso, un ragazzo che è giovane e ha le prime esperienze, ha delle caratteristiche da attaccante che ne fanno un attaccante completo, e è un giocatore che probabilmente ancora deve esplorare se stesso, ma è un calciatore che ha grandi margini di miglioramento e grandi prospettive. È chiaro che la sua condizione migliore sarebbe quella di giocare con grande continuità, e io piano piano cerco di ruotare gli attaccanti a seconda delle caratteristiche della partita o delle condizioni in cui li vedo. A proposito di rotazioni, hai lasciato fuori martedì 4 giocatori che avevano giocato tutta la partita, erano stati sempre titolari, no? Adesso pensi di poter tornare indietro? Cioè la gestione dei minuti al netto di Cioffi e Zaro è stata molto equilibrata, no? In questo scorcio. La terza partita è sempre quella che forse è un'incognita al di là del Bari, così sei d'accordo? Cioè al di là del loro non aver giocato, diciamo. Sì, io ho un ricordo mio che da calciatore la partita più faticosa era la seconda e non la terza, non so perché. Però al di là di questo io penso che siano ragazzi giovani, che siano ragazzi ben allenati, che abbiano avuto comunque il tempo per recuperare. Poi abbiamo ancora un allenamento domani mattina, e l'allenamento del sabato mattina è quello che poi probabilmente ci darà il termometro più reale di come stanno i ragazzi e di quelli che probabilmente farò scendere in campo dal primo minuto. Scusa mister, riprendo quello che hai detto su Piacentini e ampli un attimo il discorso. Hai detto che lo vedi come titolare, è dura vedere come titolare un giocatore che fai giocare 3 partite su 10 e di queste 2 sono 9 minuti. Io ho l'impressione che soprattutto nella prima parte di queste 10 partite, diciamo fino alla 7ª, con i cambi tu sia stato un po' parco. C'è una ragione o... Cioè, cosa intendi per parco nei cambi? I cambi durante la gara?
cambi durante la gara vanno fatti dal mio punto di vista, che sono quello che li stabilisce e li decide in funzione del risultato che c'è, o dell'andamento della partita o del tipo di profitto che la squadra sta mettendo in campo. Se la squadra sta facendo bene, secondo me toccare magari determinate situazioni e soprattutto in difesa non è magari opportuno farlo dal mio punto di vista. Per quello che riguarda nello specifico Piacentini, per me vale gli altri giocatori. Poi è chiaro che per caratteristiche Mangraviti e Mancino ti dà delle soluzioni in uscita quando la palla è a sinistra. Piacentini può tranquillamente giocare centrale come ha fatto l'anno scorso al posto di Prestia, o può tranquillamente giocare a destra, però immagino che se io dovessi far giocare, dico magari Piacentini per 5 o 6 partite di fila al posto di Cioffi, magari saremmo qua a dire ma come non gioca Cioffi, o viceversa, se dovesse giocare Piacentini al posto di Zaro saremmo qua a dire come mai non gioca Zaro. Quindi per me la risposta è che Piacentini è un titolare, vale quanto titolare, poi faccio delle scelte come è giusto che sia. Ascolta, hai fatto l'anno scorso un ottimo lavoro con i giovani, no? I 3 giovani stanno esplodendo in pieno. Non ci sono altri giovani nelle giovanili del Cesena attuali che possono essere avvicinati alla prima squadra e possono anche fare qualche minuto in campo? Secondo me ce ne sono tanti. Ne abbiamo portati tanti anche in panchina, perché adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma Tosco è venuto spesso in panchina, Abbondanza, Bertaccini e Zamagni, che peraltro non si sta allenando perché si è fatto male, Galvagno e Domeniconi, non so, forse ne dimentico alcuni, però, Fontana. Il problema è che o ti danno la sensazione di essere nettamente superiori ai giocatori un po' più grandi, oppure devi stare attento, perché comunque i giocatori grandi sono giocatori che hanno un peso all'interno dello spogliatoio, hanno un peso all'interno della squadra, e quindi i giovani crescono bene, spingono forte, ogni giorno devono dimostrare di meritare di più di quelli un po' più grandi. Questo è il senso. Però l'ultima partita con la Carrarese ho fatto scaldare Bertaccini con l'idea che se ci fosse bisogno di farlo entrare l'avrei fatto entrare, anzi non vedrei l'ora di far esordire qualche ragazzo che viene fuori dal settore giovanile, perché questo è un settore giovanile che chiunque venga, con noi sono venuti a allenarsi dei ragazzi dell'Under 18, fa sempre la sua onesta figura, sono ragazzi veramente in gamba, che sono cresciuti con logica, con criterio, con educazione, con rispetto, parlando di questioni di calcio vero, come ai vecchi tempi, e questa è una risorsa incredibile che c'è qui a Cesena. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.